prossimo assistente che voglio creare con voi è un assistente molto interessante. A me piace molto come tipo di assistente perché è un assistente che di base interagisce su un database. Quindi, diciamo, con qualcuno di voi nel tempo più volte abbiamo visto come creare questa classe di agenti, tuttavia oggi lo facciamo a un livello totalmente nuovo perché lo facciamo con il tool use e con i native tool. In particolare, l'agente che vado a creare ora sarà un assistente che chiameremo assistente commerciale, quindi webinar, assistente, sì, ok, un assistente commerciale. Questo assistente commerciale cos'è che fa? È un assistente che nel mio caso specifico per questa demo accede a un database, in un caso reale potrebbe accedere a un CRM via API o a un ERP via un NPC server o magari via accesso diretto al server. Quindi diciamo, come sempre, scelgo un modello di AI, salvo come capability, Your Navigation e Web Search non ci servono, quindi le disattivo così appaiono meno pulsanti sull'interfaccia, è più pulita e continuo la configurazione. In questo caso la mia tool list, quindi diciamo così, i tool che io mi andrò a creare, ne voglio creare solo uno molto semplice, che è l'accesso al database. Vi faccio vedere quanto è semplice. Quindi gli devo dare ovviamente il nome, gli devo dargli un nome sensato e che abbia senso, quindi il nome della funzione che poi le diverse AI andranno a contattare e database access. Come description gli dico accedi all'ERP CRM database per fare operazioni CRUD. Le operazioni CRUD per i meno tecnici sono lettura, scrittura, modifica delete e cancellazione di record, quindi vuol dire accedi al database e manipola il database sostanzialmente. Quindi con queste istruzioni vado a scegliere il mio database tool e lascio tutto dinamico, nel senso che ovviamente la query la lascio scegliere al nostro LLM. Come database type so che stiamo utilizzando un MySQL, devo dargli un indirizzo, è un indirizzo insomma che abbiamo creato apposta per questa presentazione, un server diciamo di prova per questa presentazione. Devo dargli una porta, la porta di MySQL è la 3306. Devo dargli un nome, quindi devo configurare tecnicamente il database perché effettivamente è la cosa che va fatta in questo caso qui. Opau Demo è il nome del database, molto fantasioso, e devo gestire le credenziali. Le credenziali in Pupao, è una cosa che forse non tutti sapete, vengono gestite all'interno di un vault sicuro, quindi a livello di company, di organizzazione, o a livello di utente, in funzione di come l'utente salva le credenziali, si può accedere a delle credenziali. In questo caso abbiamo creato in precedenza delle credenziali a livello di organizzazione per il database e quindi in questo caso qui le uso direttamente senza far nulla. Con questa semplice configurazione io ho dato la possibilità a un agente Pupau di interagire in maniera più o meno profonda con un database che lui potrebbe conoscere o non conoscere. Ovviamente noi vogliamo fare di questa interazione un assistente commerciale, quindi come sempre ci andiamo a personalizzare il prompt, ma vedrete che la mia personalizzazione in questo caso è una personalizzazione veramente light, è una personalizzazione veramente minima che lascia ben poca fantasia, insomma, è molto semplice. Quindi gli dico che è un assistente commerciale che mi deve aiutare fondamentalmente a fornirmi informazioni commerciali. Per fornirmi informazioni commerciali deve fare delle query SQL, quindi delle tool invocation, e chiedere all'utente eventuali informazioni aggiuntive se la richiesta non è chiara. Gli dico che come tool ha a disposizione Database Access e gli ripeto insomma l'istruzione che ha. Gli do un po' di contesto, gli dico che si trova all'interno di Pupau, gli do un'opzione aggiuntiva, questo qui, Option Usage Info, qui lo trovate già sulla documentazione, è un prompt, è un pezzo di prompt che abbiamo rilasciato in open source e trovate nella nostra documentazione che serve ai modelli un po' più svegli a mostrarvi delle opzioni. Quindi nell'interazione con questo modello se volete, lui vi mostra dei pulsanti che vengono mostrati sull'interfaccia con delle opzioni che voi dovete solo cliccare, quindi è semplicemente per velocizzare l'interazione. Quindi a livello di prompt ho finito, non gli sto dando altro, questa parte qui è completamente opzionale ed estetica, se vogliamo.
Gli vado poi a dare qualche informazione sul database, gli dico il database deve usare la sintassi MySQL, il database è composto da queste tabelle, gli do un elenco di tabelle che tra l'altro questo elenco vi mostrerò dopo, me lo sono fatto produrre direttamente da lui. Quindi diciamo gli do un elenco di tabelle per dirgli come sono fatte così da velocizzare l'interazione con il database. Salvo, gli dico init, quindi prompt di init. Ok, salvato. A questo punto siamo pronti a partire. Vediamo come funziona questo database, vediamo se effettivamente questo agente può leggere il database. Chiediamogli che tabelle ci sono nel database. E vedete che effettivamente lui riesce risponde però non lo fa da strumento, use the tool, ha fatto il furbo, me l'ho detto ma non ha usato lo strumento, in questo caso invece vedete ha usato lo strumento, se io esploro lo strumento posso vedere proprio anche il dettaglio tecnico delle robe che mi dà, quindi vedete qui mi dà i risultati, effettivamente me li dà. Allora, ok, mi dà, mi dà l'estrappere, ok, dico mostrami la struttura, show me the default structure. Gli chiedo di farmi, di mostrarmi la struttura delle tabelle per vedere effettivamente se può farlo. Lui in questo caso fa il furbo, non fa una query perché è un modello linguistico e quindi ci prova perché è una cosa che già conosce, ma in questo caso non mi interessa. Quello che volevo farvi vedere è che io, come sempre, su Pupao, ricordate, il multi-agente è dietro l'angolo, quindi potete come sempre taggare un altro agente. Sapete che a me piace molto lavorare con Bob, che è un agente che abbiamo creato noi, che si trova sulla nostra piattaforma anche sul Marketplace e dà una serie di funzionalità. Proviamo a vedere se Bob, interagendo con la conversazione che stiamo facendo, può disegnarmi il mio database. Vediamo se Bob in questo caso riesce a mostrarmelo. Ecco qua, vedete, Bob mi ha fatto anche una rappresentazione del mio database che effettivamente è quella corretta, quindi il mio database c'ha i customer, quindi i clienti, gli ordini, i prodotti e gli item dell'ordine, quindi effettivamente è stato molto bravo, è riuscito a matchare, scusate, mi sono a pieno schermo, devo ridurre, ok. È riuscito a matchare effettivamente l'obiettivo, è riuscito a mostrare quello che gli avevo chiesto. Ora iniziamo a farlo lavorare davvero come assistente commerciale, quindi gli chiedo chi è stato il nostro miglior cliente nel 2025. Quindi quello che mi aspetto che lui faccia è un'interrogazione al database. L'interrogazione al database per i più tecnici, più curiosi, è effettivamente una query dove lui mi fa una query con un join tra due tabelle e mi ottiene dei risultati. E vedete che mi dice che il mio miglior customer è questo Emanuele Conti che ha speso tot soldi. E allora io approfondisco su questo cliente e gli chiedo, sì, ma cosa ha preso? Quindi gli chiedo che cosa ha acquistato da noi. Quindi quello che mi aspetto che faccia a questo punto il mio agente è di una serie di interrogazioni, un'interrogazione che mi vada ad approfondire i prodotti che lui ha acquistato. A questo punto, un'altra cosa che un assistente commerciale mi aspetto possa fare è quella di mostrarmi tutti gli ordini, perché lui in questo caso è stato, come sempre, molto furbo, mi ha fatto vedere solo gli acquisti che ha fatto. Allora io gli dico, vabbè, ma fammi dividere raccolti per ordini, quindi non mi mostra più soltanto gli oggetti, ma mi fa vedere i diversi ordini che ha fatto, quindi mi fa vedere un primo ordine, l'ordine con 15, l'ordine 70, l'ordine 76 con tutto il materiale, l'ordine 29 e quindi vedete che mi dà un'altra visualizzazione dello stesso problema, insomma, da un altro punto di vista. Ancora, questo agente che, come avete visto, è estremamente semplice e lineare, quindi accede solo ad un database, mi permette di fare cose come ad esempio interrogare il magazzino, quindi di chiedere, ok, ma vedi in magazzino di che cosa ho tante cose, che cosa ne ho poche, quindi lui mi controlla il magazzino perché ha accesso al magazzino, perché abbiamo visto che abbiamo una tabella che contiene gli item che abbiamo a catalogo e quindi vedete che mi mostra immediatamente lo stock, high stock, quindi mi mostra quello di cui ho poco e quello di cui ne ho tanto in maniera molto immediata.
Allora, vi chiedo di mostrarmi qualche dato in più, dico, mostrami tutte le statistiche sull'inventario e i trend del mio inventario. Quindi vedete che mi fa un approfondimento in questo caso, insomma, non sono molto fantasioso su queste domande che gli faccio, perché diciamo il caso d'uso è molto semplice che stiamo mettendo su con voi, però vedete che comunque mi dà dei dati sicuramente interessanti. Allora, ancora una volta io provo a coinvolgere Bob su questa conversazione, sempre per ripassare il discorso multiagentico, in questo caso manuale, e chiedo a Bob di farmi una torta, un grafico a torta che mi mostra le quantità dei 10 più diffusi elementi. E vedete che lui, partendo dalle informazioni ovviamente che in questo caso già ci sono nel contesto, mi fa un bel grafico a torta dove mi mostra le risultanze del magazzino, eccetera, eccetera. Infine, questa è una domanda che io faccio sempre agli agenti che accedono ai database, gli chiedo che cosa ti posso chiedere, quindi fondamentalmente gli dico che dati posso estrarre dal database corrente. E quindi lui, vedete che in questo caso qui, sapendo che cosa c'è nel database, mi dice customer data, product data, orders data, dati di vendita, dati analitiche di vendita, inventory e supply insight, ordini e dettagli, customer segmentation e loyalty. Quindi fondamentalmente anche con un database così semplice, vedete che in un'interazione un agente del genere a supporto della nostra conversazione può essere di enorme valore. In questo caso d'uso, l'agente l'ho integrato a un database finto, un database che ci siamo creati noi, che abbiamo creato doc per questa demo, in un caso reale, che è quello che mi aspetto che implementiate voi, insomma, quello che domani sarà a casa dei vostri clienti. L'integrazione sarà con il database di vendite reali, con il sito e-commerce, sarà piuttosto con il gestionale del magazzino mediante o l'accesso al database o mediante l'API. Sia nell'interazione che vi ho mostrato io che in quella che abbiamo mostrato Samuele, abbiamo visto tutta un po' le possibili combinazioni di come combinare i tool che ci sono a disposizione. Io ho finito, sono stato super spedito in questo caso perché il caso d'uso, per quanto avanzato, cioè per quanto possa essere avanzato fare un agente che fa questo tipo di cose, su Pupa è una roba estremamente semplice, quindi in un quarto d'ora sono riuscito a mostrarvelo e raccontarvelo. Se ci sono domande, fatele pure, altrimenti passo la palla a Samuele che chiude con un ultimo agente per mostrarvi un altro tipo di flusso, un altro tipo di interazione che è un'interazione multi-agente, cioè dove gli agenti si orchestrano in automatico tra di loro per poter ottenere informazioni. Quindi Samuele poi userà il mio agente per ottenere informazioni. Cosa mi rispondo se mi chiedi quanto ha speso Andrea, ok, vediamo. Eh, quanto ha speso Andrea? Questo è Riccardo che ci chiede questa cosa. Quanto ha speso Andrea? Non so se Andrea becca che cos'è, vediamo che cosa. Andrea Testa ha speso un totale di 25.000 euro. Riccardo, non so se la risposta è soddisfacente, insomma. Eh, Dicelo in chat o meno. In questo caso ha beccato il primo Andrea, probabilmente nel database c'era un unico Andrea e quindi ha beccato quell'Andrea lì. Però insomma, come vedi, ti dice questo, possiamo approfondire a piacimento le cose. L'agente Bob sì è disponibile a tutti nella piattaforma, è disponibile a tutti, ma anche Bob lo rilasciamo in open source e vi passiamo il codice perché non è altro che un agente abbastanza di demo perché in Bob noi ci mettiamo tutte le funzionalità della piattaforma man mano che le sviluppiamo, quindi Bob ha dentro i grafici, ha le mappe, ha i pulsanti di scelta multipla, ha tanti piccoli accorgimenti tecnici che noi mettiamo in Bob, ovviamente per testarli e per darli a tutti, ma che bene o male trovate già sulla documentazione. Però sì, Bob è già disponibile sul Marketplace e il Bob del Marketplace in questo momento è aggiornato al 100% col Bob che vi ho mostrato io, quindi ha proprio le stesse cose.